Ciao internet, il mio nome è Axen e questo è il mio arcade, benvenuti ancora una volta. E stasera è uscito sto benedetto, in questo istante, guarda, è uscito questo business update, questo podcast del canale ufficiale di Xbox in cui dovrebbero raccontare un pochettino quelle che sono le novità riguardanti le strategie di business di Microsoft nei confronti del brand Xbox. Quindi tutti i rumor che abbiamo sentito in queste settimane, Xbox metterà i suoi giochi first party su altre console, PlayStation, Nintendo, quant'altro. Questo è il momento della verità, per cui ascoltiamo e vediamo un po' che si dice. Hello and welcome to the official Xbox podcast. I'm your host, Tina Amini, and we have a very special episode today, as you can probably tell by the fact that I'm joined by Phil, Sarah, and Matt. Welcome. And we're going to talk about some updates at Xbox. We want to talk about game exclusivity. We want to talk about Activision Blizzard now that they're part of our portfolio. Ah, ok, parlano anche di Activision Blizzard. On Game Pass. And we want to talk about hardware too and how all of this fits into the strategy at Xbox. So where should we start, Phil? Well, when we originally had planned for the show, starting back in December, I think we probably would have started with Activision Blizzard. Maybe talk a little bit about the exclusivity with some of the news coming up, and then hardware. We've had some unforeseen news that has come out, so let's just go and tackle the exclusivity. Ok, sì. Because I know it's on the menzioneranno i deliri della settimana scorsa. Input for us. So we made the decision that we're going to take 4 games to the other consoles. Ah, proprio non è specifici. 4 games. 4 giochi. Not a change to our kind of fundamental exclusive strategy. It is interessante. We're making these decisions for some specific reasons. We make every decision really with the long-term health of Xbox in mind. Okay. And long-term health of Xbox means a growing platform, our games performing, building the best platform for creators, reaching as many players as we can. We're always looking to learn as a leadership team and to grow. And we think this is an interesting point in time for us to use what some of the other platforms have right now. In sostanza, sì. Cercano di far crescere il business senza distruggere l'identità di Xbox. Questo è... I'm not going to name those games. The teams that are building those games have announced plans that are not too far away. As we know, game teams put a lot of energy. Ah, ok, quindi non annuncerai i giochi che andranno a finire su altre console, però ci ha detto che sono 4 e basta, per il momento, suppongo. So I won't be talking about the titles specifically. Vabbè, sarà Hi-Fi Rush. It'll make sense. Can we say if either of those titles are Starfield or Indiana Jones? They are not Starfield or Indiana Jones. Ok, proprio qua mettono le mani avanti. Né Starfield né Indiana Jones saranno multipiattaforma. Let me start a little bit outside of that, and then I'll get to the 4 specific games that we're talking about right now. Because the fundamental decision driver for any decision. È la prima volta che una piattaforma ha dovuto discutere di queste cose pubblicamente. Platform that is reaching more players, that our games are having as much success as possible. And I do have a fundamental belief that over the next 5 or 10 years, exclusive games that are exclusive to one piece of hardware are going to be a smaller and smaller part of the game industry. And that's coraggioso, Phil. Because if you look at the last 10 years and what the biggest games are today, it's a natural place. Ha ragionissima, cioè il futuro le esclusive legate all'hardware prima o poi perderanno di senso, soprattutto già lo stanno facendo perché comunque bene o male entrambe sia PlayStation che Xbox stanno mettendo più giochi su PC man mano che passa il tempo, quindi sarà sempre meno rilevante questo tema e spero anche meno rilevanti tutto quello che è legato alle console war, l'idiozia delle console war. Comunque è interessante sentirlo dire da una persona in quella posizione lì. Comunque ci vuole coraggio perché ci sarà del backlash, sempre i soliti idioti che dicono no, vogliamo le esclusive e le vogliamo in formato fisico perché siamo dei collezionisti. Mandata. Vabbè, andiamo avanti. Whether it's one console and PC, multiple consoles, mobile console and PC, you see big games landing on multiple platforms. And we want to be a great platform for creators that are trying to realize that potential. But now back to the specifics of the question on these 4. Vabbè, vogliono essere parte, diciamo, di questa nuova corrente. Games that are over a year old.
So they've been on Ok, Xbox and quindi PC almeno un for a anno di while. esclusività. A couple of the games Se la are so beccata. community-driven games, new games that kind of first iterations of a franchise that have reached their full potential, let's say on Xbox and PC. Grounded. There's always growth. Grounded. Franchises that we Sea obviously of want to Thieves. continue to invest in. Part of having the ability to continue to invest is that the businesses behind those franchises continue. We think it's important that these service-based games that have communities behind them, that they can have confidence in their businesses in the future. So two of them, kind of community-driven games that will end up on other platforms and give us the ability to continue to invest in them. We think that's great for the business and great for the communities, more players to play. Chiaramente, sì. Service games, multiplayer, driven by community, ovviamente sì, ci sta, che li mettono multipiattaforma, ha sempre avuto senso. But games that our teams really wanted to go build, that we love supporting creative endeavors across our studios, regardless of size. Stiamo parlando dei single player adesso, che sicuramente Hi-Fi Rush. PC, we see an opportunity to utilize the other platforms as a place to just drive more business value out of those games, vendere di più, in sostanza. In maybe future iterations of those, so sequels to those, or just allora, ecco, vedi, cioè se sono giochi che non sono system seller di fatto, che non sono giochi per cui uno si va a comprare un Xbox apposta, detto che non succede più ormai con Xbox, perché tanto se c'è un PC te ne freghi, quindi però se sono giochi nello specifico che non sono granché proiettili per la guerra delle console sui social media, che non sono rappresentativi del brand in maniera stretta, gli fanno fare più soldi, così magari se sono franchise di successo magari ecco reinvestono quei soldi in sequel, cose del genere. Ha senso. Other games like that in our portfolio. And when we don't damage Xbox and we can grow our business using what other platforms have and to help us with that, we're going to do that. And that's really the story behind. Lo fanno se sanno che non danneggia il brand Xbox in qualche modo. There is an interesting story for us of introducing Xbox franchises to players on other platforms. L'hanno sempre fatto. More interested in Xbox. We think there's a good brand value for Xbox there. So 4 games, no promise beyond that. Ok, sì, questa cosa che ha detto non è vera a metà, però evidentemente se lo dice perché qualche dato l'ha riscontrato, no? Che diciamo come corrobora questa sua teoria. Dice: se andiamo a portare i giochi Xbox con il nostro brand, quindi Xbox, il logo appare su un'altra console, comunque miglioriamo l'interesse degli giocatori che non sono sulle nostre piattaforme nell'ecosistema. Quindi nell'ecosistema Xbox ci può stare come ragionamento, e soprattutto poi in vista non lo so, se diventa semplicemente un publisher tra 5-10 anni Xbox, chiaramente potrebbe anche un po' risollevare quella che è l'immagine del brand, secondo me, se non si legano direttamente ai flop che hanno commesso con l'hardware in passato, nello specifico Xbox One. Andiamo avanti. So if you're on those other platforms and you see these 4 games coming, please don't take it as some signal that everything's coming. It's not. And we're going to learn. Quindi non è che sono gli unici 4 giochi che pubblicheranno ovunque, però vedranno col tempo, non fanno promesse. Quindi loro stanno levando di torno la prima parte. Con la prima parte dello show stanno già togliendo tutte queste domande che le persone si sono fatte nei social in questi giorni. E ci sta. Hanno rimodellato il podcast in base a quello che è successo nelle ultime settimane. E questo era già programmato. These have been part of our strategy for years and will continue to be. Our focus is on how do we continue to grow the games industry by reaching more players in more places, and how do we grow Xbox as part of that. Xbox is a hardware platform, Xbox is a publisher of great games, and Xbox as a platform for the world's best creators. Mm-hmm. And then knowing that, how do we think about our first party games and game Non stavamo parlando, vedi, di Xbox come console nello specifico. Phil just said, one thing I would add, as you were talking about growth, is just that we've sort of seen this inversion over the last 5 years, where it used to be that the platform was the biggest thing. That's right. And the games would sort of tuck in
within the platform. Today, big games like a Roblox or a Fortnite could actually be bigger than any one platform. And that really has chiaramente, stiamo parlando dei gioconi esagerati che fanno più soldi di un'intera piattaforma di console. Però, insomma. Second, all of our games will go into Game Pass on day one. And chiaramente, third, we know that Game Pass will only be available on Xbox. Questa è... Allora, chiaramente non è sicuro mai al 100% tutto ciò, però quello che sta dicendo è che chiaramente, anche se alcuni dei giochi marchiati Xbox finissero su altre console, chi se ne fotte, perché tanto saranno comunque sulla nostra console e Game Pass vivrà solo sulla nostra console. Quello è quello che sta dicendo, e su PC ovviamente. Quello che sta dicendo lui, Matt Booty, è questo. Io sono sicuro che non è una scelta loro, nel senso che se potessero ficcarlo ovunque, anche su PlayStation lo farebbero. Però diciamo che quindi come tutti pensavano che il valore della console sarà intrinseco nell'abbonamento. Non sarà finito. Kind of moving aside though from some of those and thinking more about what does it really mean for the player. Okay. To me, the two key things are cross-play and cross-save. Those things allow us to deliver on the promise of Xbox, which is play with your friends where they are, play on the devices you want, play the games you want. So chiaramente quando andranno su altre console i giochi Xbox avranno sempre le solite feature funzionanti, salvataggi cross piattaforma, il crossplay, quindi giocare con utenti di altre piattaforme in contemporanea. No, questa è una cosa bella che hanno sempre fatto prima degli altri, che non è mai stata apprezzata sufficientemente. All of our games are always in Game Pass. And so I'm excited to announce, with the coming together that we had with Activision Blizzard King, that Activision and Blizzard games are coming to Game Pass, starting with Diablo 4 on March 28th, which I'm super, super excited to share today. Game Pass and dove? It's all part of our commitment to make... Ora ecco, ma Diablo 4 su Game Pass, ma anche su PC? Perché su PC sappiamo bene che tutta la roba Blizzard c'ha il suo launcher. Cioè Battle.net, quindi sta parlando di Xbox soltanto? The Xbox experience and the games that we build is widely available as possible. So now the 34 million Game Pass members can all enjoy. Hanno annunciato finalmente il numero, 34 milioni di iscritti. Sono mica picci. A change in strategy for us. Can you recap for me how it isn't? Yeah, and I thought both Matt and Sarah did a really nice job of talking about what we're doing on Xbox, where we're going. If you take a platform feature like Xbox Play Anywhere, which has been a promise that we've made on our first party games that you can che hanno mantenuto. Promessa del Play Anywhere è stata mantenuta. I think we're the only platform that does this. Sì, that makes it possible for vero. you not only to play with your friends wherever they are. Solo Xbox ha fatto una cosa del genere, che è una cosa che facile ai maroni, infatti ho dovuto comprare Final Fantasy VII 2 volte io. I'd love to see apply to more platforms. But it is this view that people are going to play Xbox in multiple places. Whether it's play the games you want with the people you want, anywhere you want, whether it's content, community, and cloud, whether it's when everybody plays, we all win. Like we've had different taglines, different strategy, kind of words that we've used, but always with this view. Sì, vabbè, pare, cioè la gente si sorprende, ma è un botto di tempo che Xbox sta facendo questo tipo di comunicazione. Vogliamo far giocare tutti ovunque, con qualsiasi aggeggio tu voglia, con le persone che tu vuoi giocarci. This has been a strategy that we've been on for, I'd say, a decade. It's not about one device. It's not about games in service of a device, but rather the devices that people want to play on should be in service of making the games as big and popular as they possibly could be. Ci sta. Because really, a healthy creator community on Xbox, a healthy creator community in gaming all up, is the thing that all of us as game players should be voting for, because that's the thing that would lead to the best long-term success. Mi sta staccando tutto.
Vi presento Zion. Just from listening and learning from you three, Il cane over the nero e past few verde weeks, color just Xbox. understanding what's happening with Ciao. Xbox is that we see Vuoi vedere il trends video with con me? player behavior where people are playing Va on bene. multiple devices. That is the Stai qua con me. reality. And we have put some games out on multiple platforms before. So my understanding is that that's been good for players. How does that come back to the business with all of that in mind? Yeah, as you said, we have shipped games on other platforms. In fact, realistically, if you look with the addition of Activision and Blizzard and ZeniMax, we're one of the largest game publishers on PlayStation. We're one of the largest publishers on the Nintendo Switch, especially when you put Minecraft Questo è uno smacco, no? into the equation as well. And now we're Scusate, ma il mio cane publishers, rutta ogni tanto. Sai, non on stai facendo un mobile casino. platforms as well. And that's not something that we want to back away from. We want to continue to be building great games that millions and millions of people can love, and that they can play those games where they want to go play. But we do understand the business success that Xbox has to have. Us as leaders in this business. Cioè il fatto che hanno detto, ricordiamoci che Xbox è uno dei più grossi publisher presenti su PlayStation. Questo la dice lunga, nel senso, cioè, tutte queste console war, tutte queste minchiate che vengono smarmellate sui social tutti i giorni non servono a niente, perché alla fine dei conti questa è la realtà. È business. A loro interessa solo questo. Sono tra i più grossi publisher su altre piattaforme e hanno la loro di piattaforma. Quindi a me frega un tubo dove stanno i loro giochi, basta che vengano comprati, giocati, usati, fatti. Today, the system that all companies that we play video games from is a world of you got to be growing your business. Growth in our Xbox business is critical to the long-term health of Xbox. Many people know I've been on Xbox for over 20 years, and I want to make sure Xbox is in the best position for the next 20 years. That means healthy player community, healthy creator community, and healthy business. So when we look at opportunities to allow more people to play, more people to engage, more people to buy, more people to subscribe. Vabbè, stiamo reiterando sullo stesso concetto di prima, no? Is a critical component of that. The absolute best experience. Ah, ok, comunque adesso sta ribadendo il fatto che l'hardware rimarrà. Cioè, le console Xbox continueranno ad esistere. So I think a lot of people think about 2023 as this incredible year for gaming, and in a lot of ways it was. There was some really amazing releases that I think we all enjoyed. But what were the signals behind the scenes that maybe indicated how we wanted to look at the future of Xbox and how we kind of keep up with the industry? Yeah, such a good question. And I think it's, as people who care about the industry, which I assume is people who are watching this, it was an amazing year. Some great launches, some of the games that I think will stand the test of time. 2023 è stato un bell'annozzo per il gaming. And what happens when an industry doesn't grow? Lo sta dicendo. Job eliminations, which we had even our own hard decisions to make. Stanno parlando dei licenziamenti. Zazi, ciao, saluta. When you think about a healthy industry, I want players who believe that they will find the best games. Peccato, questa gente è stata licenziata, vero? I want people who invest their careers in working assolutamente here vero. to feel like this is a place that they can be successful. And that really is down to being part of an industry that is growing. If you listen to Lisa Su, the AMD CEO, she'll say that AMD-powered consoles are likely to decline in 2024. I think there's an amazing set of games tirando fuori anche in Lisa Su. 2024, but if we don't get to growing as an comunque, industry, questo è il punto. the industry will struggle. And today there's really two choices on how do you grow the industry. Do you say I have a fixed number of players, the players that we have today, and do I find new ways to monetize those players to get more money from the players that I have? In Or do effetti. you think about how do I expand the business I have by finding new players and adding those? Quello che stai dicendo è molto importante per questo tema, questo discorso. Lui sta parlando del fatto che l'industria delle console di fatto non sta crescendo granché. Anzi, è abbastanza statica. Sono sempre gli stessi, non lo so, quant'è che 200 milioni di persone che comprano le console? Neanche. In realtà la scorsa genere erano 150. Una cosa del genere. Che è tipo 100 milioni di PlayStation e 50 milioni di Xbox, una roba del genere. Quindi questi 150 milioni di gamer che usano le console non stanno aumentando di generazione in generazione più, ma i costi di sviluppo dei videogiochi, i costi di mantenimento delle piattaforme, invece quelli crescono. E quindi se non trovano il modo di allargare il bacino di utenza di queste cose,
il business ne potrebbe soffrire e ne sta soffrendo, abbiamo visto, stiamo parlando adesso dei licenziamenti che hanno dovuto fare. Ora non voglio giustificare nessuno, perché questa è una grandissima schifezza che fanno queste aziende, con il consolidamento, l'acquisizione, ci si trova con delle posizioni sovrapposte di lavoro e vengono fatte fuori le persone. Spero che tutti quelli che sono stati licenziati da poco tra Xbox e Activision Blizzard abbiano trovato una soluzione, un altro lavoro in fretta. Ad ogni modo sta giustificando quello che stanno cercando di fare. Vogliono allargare il business perché l'industria richiede una crescita. To the base of players that already play. Our focus on Xbox for the last decade has really been on that latter point of how do we make sure Xbox is growing for our players, growing for our creators, so those people are finding success on our platform, which will grow the Xbox business and put Xbox in a position to be very strong for years and decades to come. Matt, earlier you were talking about these growing gaming communities, how they're incredibly large, and comparable on such a different level when we think about console audiences. Like you mentioned Roblox, you mentioned Fortnite. So how are we? Discorso serio stiamo facendo qua. Our hardware e rottiamo. is supporting the growth of gaming communities. How has that actually shown up for the players? Are there other games we can speak to from our portfolio? Well, as Phil mentioned, I mean, two of the biggest ones for us, Call of Duty and Minecraft. I mean, they are driven just from the bottom up by the communities of people that play those Call of Duty, games, Minecraft e quant'altro, chiaramente rimangono multipiattaforma. Community, it comes down to where are the friends, where are the people you play with. Dare la scelta se uno sta giocando su PlayStation. Have you built up your library of games, right? Where have you invested? Where's that library? I think those two things probably. Questa questione della libreria digitale in realtà è una cosa che Phil aveva già detto in un'altra occasione. Non sbaglio, l'intervista con Kinda Funny. Ed effettivamente loro hanno perso la generazione più importante. Hanno perso una generazione in cui si è passato al digitale davvero, anche per i giochi mainstream, non soltanto per i giochini, diciamo, arcade. E quindi è difficilissimo schiodare quelli che hanno fatto il passaggio a PlayStation nell'epoca della PS4, che sono creati la loro libreria digitale in quell'epoca. E farli spostare adesso significa fargli perdere dei giochi che hanno comprato, quindi molto complicato. Fanno prima raggiungere dove stanno e portarli via. To actually the things we do with our hardware and with our platform are all in service of making those games bigger. And we think about that across all of the investments we make. Molto curioso di vedere il meltdown che ci sarà su Twitter dopo sta roba. Quanto la gente sarà incazzata con Xbox. I think one of the fun recent examples about this is actually Pal World. Pal World was able to launch. They were a game preview. They launched in Game Pass. They also simultaneously launched in Steam. So the combination of those things, Pocket Pair was able to have this outsized success, and it was the largest third-party Game Pass launch ever. And that's all because we give creators options on how they can launch their games. We've got subscription, we've got retail, qua che stanno insomma, si stanno un po', ecco, facendo belli del fatto che loro non sono così chiusi dal punto di vista di come lasciare agli sviluppatori le scelte di dove pubblicare, come e quando pubblicare i loro giochi, sfruttando l'esempio di Pal World come un grande lancio di successo. Beyond the console ecosystem. And that's why we're leaning into it and doing more, because we see all those signals. So we're talking about the role that hardware plays for creators, for the games and those communities. What about the role that hardware plays for us as a business, for Xbox? When we look at our hardware, it really is, and Phil said this earlier, chissà se annunceranno qualcosa relativamente all'hardware. Experience of Xbox. And it also represents a developer target. Our developers can build the specs of our hardware, and we invest to make sure they know when they do that the games are going to go great on our hardware, but they're also going to be able to be accessed across any screen because of all the other investments we make. So we're giving them an easy way to access as many players as possible.
And we actually have more creators right now building for Xbox than ever before by nature, thousands of them by nature of those investments. Certo, And we got more to come. There's some exciting stuff coming out in hardware that we're going to share this holiday, and we're also invested in the next generation roadmap. Ok, quindi ci saranno delle novità sull'hardware a fine anno. Stanno annunciando, cioè stanno anticipando il fatto che la prossima gen sarà un grande salto. Bisogna vedere cosa vuol dire, che ho detto da loro chiaramente è tutto chiacchiericcio commerciale, però loro stanno pensando di fare una cosa particolare, qualcosa di ibrido. Ci sono dei rumori in giro. Molto curioso dal punto di vista hardware cosa che andranno a fare, visto che quello che sta preparando AMD per il mercato PC non è molto eccitante, diciamo, no? La prossima generazione di schede video AMD non sarà non avrà proprio come dire, la fascia alta, non sarà proprio creata questa volta. Faranno un po' come è successo con Polaris e si concentreranno sulla fascia media e medio-bassa del mercato, dove teoricamente si fanno più vendite, però non avendo prodotti, diciamo, di punta, flagship, non genereranno l'hype che diciamo è necessario per tirare un po' il mercato. Detto questo, le console fanno di solito cose molto custom, quindi questo non è strettamente indicativo di quello che potrebbe essere la prossima Xbox o la prossima PlayStation, però diciamo che non so come la vedo sull'hardware. Devono inventarsi qualcosa di nuovo, il che potrebbe anche succedere. Being in this position was getting to stand on stage when we announced the back compat coming. Sembra, io lo ricordo come se fosse ieri. Sembra 1000 anni fa già. Guardare il video, sembra una videocassetta degli anni 90. In the auditorium as we were saying that and online. You know, one of the cues I think us as being part of Microsoft take is looking at Windows and how Windows over decades has maintained software compatibility with things that are built on it. Like cosa che fanno raramente. Some of the games that I love playing on Windows from decades ago, and it will still run. And we try to bring that same view to consoles. It's harder in console because the line between what the hardware is and what the game is in consoles is traditionally it's tighter, which makes compatibility. You end up doing these generational compatibilities that we've built. But I will say compatibility, the ability to not only play the games, but my saves are still there with our cloud save systems to try to keep the services up as long as we can so that people can play, is a tenet of what we are as Xbox. It's at our foundation. And when we look at future hardware generations and what we're going to support, making sure that we respect, which is the word I use, respect the investments that people have made in Xbox going forward is fundamental. And the fact that you get entitlements when you buy a game from us on both Windows and Xbox also means you have the ability to play that game across a multitude of devices. Ma io se fossi loro alla lunga penserei proprio di fare delle partnership con qualcuno per fare dei preassemblati brandizzati Xbox. Fai dei PC preassemblati, magari anche small form factor che li schiaffi sotto la TV, eccetera. La cosa che dovrebbero fare è un benedettissimo Xbox OS per i PC. Quando uno deve farsi un PC che è solo dedicato al gaming. Ma fatemi un cavolo di Xbox OS che io posso scaricare e installare su una macchina, che tanto è una via d'uscita sul vostro store. Però è qualcosa che magari ha un utilizzo di risorse ottimizzato per il gaming, eccetera, invece di farmi usare Windows. Certo che poi chiaramente perderebbero utenti Windows probabilmente, quindi non so se casa madre sarebbe d'accordo. Which I think furthers the compatibility of the games that you own. Can we go back to what Xbox stands for today? I think we've pretty much covered all of the elements, but if you could break it down for me. You know, when you play col on corporate Xbox, speech. what we're saying is you're playing on a platform where Cos'è you know Xbox per the te? biggest games in the world are always going to be. You're playing on a platform where you get to access Game Pass. And all of the games from our incredible studios will always launch in Game Pass day one. Vabbè, questa promessa, diciamo che l'hanno mantenuta finora, non vedo perché non dovrebbe mantenerla
finché Xbox esiste, insomma. Cross progression, backwards compatibility, being able to play your games in your library anywhere you want because of the investments that we make in cloud gaming. And so you're playing somewhere where you're investing and you know you get to take the games forward with you and across all of the screens where you are. And I think most importantly, Xbox is a place where you know when you're investing in Xbox, you're investing somewhere that is dedicated to making games more successful and creators more successful. So that they can invest more to bring even better. Vabbè, stanno ridicendo quello che hanno detto dall'inizio in sostanza. Cresciamo noi, crescono i sviluppatori, siamo tutti più felici, crescono i giocatori. You know, it's kind of amazing now to look out across all the studios we've got and just be reminded that we're now one of the biggest development organizations in the industry. What does that mean for players? In effetti sono belli grossi, adesso c'hanno tutta una marea di studio sotto il cappellone. Sotto il cappellone verde, in effetti. We've got more than 10 major releases coming up. Great stuff. Hellblade 2. We've got Diablo expansion. We've got Avowed, Ara, the Indiana Jones game. And there's more in development, which I think we're going to be able to share more about at our June showcase coming up. Ok, hanno già anche parlato di giugno. Giustamente. Un po' prestino per giugno, però dai. Quindi non sapremo più niente fino a giugno. Questo diciamo, è un po' il succo di questa chiusura. Va bene, dai, cioè nel senso non è né più né meno di quello che io mi aspettassi, detta in tutta sincerità. Stiamo parlando di quello che ho sempre detto a riguardo e dove sta andando il mercato. Non c'è niente di male. Tutti sti guerrieri di console online hanno rotti i maroni, non sanno che fare della loro vita, non hanno bisogno di continuare con queste storie, perché tanto queste cose succederanno, vuoi o non vuoi. Comunque è meno, come dire, è meno violento come approccio di quello che tutti si aspettavano. Oddio, Indiana Jones, Starfield, Halo, Gears of War Collection, tutto andrà a finire su PlayStation. Chiaramente no. Questo non esclude che possa succedere tra 10 anni, ma faranno le cose in modo sensato, cioè nel senso ha fatto cappellate nella storia Xbox. Parliamoci chiaro, non è che so proprio l'azienda videoludica che non sbaglia mai, però stavolta ce la possono anche fare, insomma. Sono sulla buona strada in termini di immagine, sono sulla buona strada in termini di sviluppo e di consegna dei giochi che hanno promesso, quindi direi che ci andranno coi piedi di piombo e faranno le scelte giuste. Bene ragazzi, grazie ancora una volta, come al solito, se volete, vi fa piacere, lasciate un like, iscrivetevi, condividete il video se pensate che qualcun altro possa essere interessato alle stupidaggini che dico, e lasciatemi un commento anche, perché no, mi piace avere conversazione. Se mi volete dire che dico cazzate, non so, qualsiasi cosa, io mi diverto. Grazie e alla prossima ragazzi, ciao.